Buongiorno a tutti, oggi vediamo come regolare la posizione XYZ, cioè di orizzontalità, profondità e altezza di una porta esterna, di un portoncino esterno, per evitare gli spifferi d'aria e anche per evitare che la porta sbatta sulla soglia, eventualmente regolare di qualche millimetro la posizione della nostra porta esterna. Se vi piacciono questi miei video non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Vediamo subito come verificare se la nostra porta esterna ha degli spifferi d'aria e ha una tenuta ermetica. Procuriamoci un qualunque foglio di carta A4, apriamo la porta e andiamo ad inserirlo tra le due guarnizioni, quella esterna e quella interna. Se il foglio fatica ad uscire una volta chiusa vuol dire che la nostra porta è ok, altrimenti bisogna fare una regolazione della guarnizione. La guarnizione in una porta è composta da due parti, la guarnizione esterna e la guarnizione interna. Entrambe servono per garantire la tenuta dagli agenti atmosferici esterni. Queste guarnizioni nel tempo possono logorarsi, rovinarsi o semplicemente la porta può allentarsi e non fare più tenuta sulle guarnizioni, causando così i nostri spifferi d'aria che d'inverno contribuiscono a raffreddare il nostro ambiente. Questo è il profilo sezione di una porta in PVC. In basso trovate il telaio fisso e in alto il telaio mobile della porta, in mezzo le due guarnizioni, una interna e una esterna, che garantiscono la tenuta. Vediamo come andare a regolare queste porte per evitare gli spifferi. Innanzitutto, prima di fare le regolazioni, dobbiamo verificare il buono stato della guarnizione, sia di quella interna, cioè fissata sulla porta. Di solito è una guarnizione in EPDM, che è un materiale molto resistente, con all'interno un cuscinetto d'aria che viene schiacciato sul telaio per garantire la tenuta. Il telaio ovviamente su cui va la battuta della guarnizione deve essere pulito. Nella parte esterna abbiamo la guarnizione esterna fissata questa volta sul telaio, che garantisce la tenuta esterna. Ogni qualvolta si chiude la porta, questa guarnizione viene schiacciata e la porta risulta chiusa ermeticamente. Se queste guarnizioni sono rovinate, ovviamente spaccate, andranno inevitabilmente sostituite. Altrimenti procediamo con le nostre regolazioni. Questa è una porta in sezione dall'alto. Andiamo a vedere come regolare la pressione di tenuta dal lato della serratura della porta. Sulla serratura è presente un cosiddetto scrocco, che è la parte che fuoriesce a molla ogni volta che giriamo la maniglia, e una parte del chiavistello, che è quella che si attiva e entra nel telaio quando giriamo la chiave. Possiamo regolare entrambi, sia il chiavistello che lo scrocco. Vediamo innanzitutto lo scrocco. Nello scrocco, nella contropiastra dello scrocco presente sul telaio, sono presenti due viti, in questo caso esagonali, che permettono di regolare la posizione orizzontale dove va a finire lo scrocco. Queste due viti ci consentono di spostare la contropiastra che accoglie lo scrocco di qualche millimetro per aumentare o diminuire la chiusura della porta con la sola maniglia, con il solo scrocco. Come vedete, muovendo queste due viti, il meccanismo di accoglimento si allontana o si avvicina alla guarnizione e in questo modo aumenta o diminuisce la tenuta, perché si avvicina o si allontana la porta dal suo telaio. Una volta fatta questa regolazione, con il nostro foglio di carta riproviamo a chiudere la porta non a chiave ma con il solo scrocco e a vedere se c'è la tenuta, cioè se il foglio esce con difficoltà, nel qual caso avremo risolto la chiusura ermetica solo dello scrocco. Vediamo invece come migliorare la chiusura a chiave della serratura, cioè del chiavistello. Su questa porta, oltre al chiavistello centrale, sono presenti altri chiavistelli superiori e inferiori che consentono di chiudere in maniera più sicura e anti-effrazione la porta.
Anche a questi chiavistelli corrispondono sul telaio delle contropiastre che sono regolabili attraverso due viti esagonali che consentono di qualche millimetro lo scorrimento orizzontale o a destra o a sinistra per aumentare la pressione sulle guarnizioni. Anche qui, nel regolare queste due contropiaste, dovremo bilanciare la tenuta con la difficoltà di chiusura, perché chiaramente più aumenterà la pressione e più fatica farà la chiave a chiudere i due chiavistelli. Queste regolazioni andranno fatte sia per quello superiore che per quello inferiore. Una volta fatte queste regolazioni sui chiavistelli con l'agevole chiusura e la verifica con il foglio sulla guarnizione, possiamo procedere alla regolazione della tenuta sul lato delle cerniere della porta. Nel mio caso sono presenti 3 cerniere modello Dynamic 3D. Questa cerniera specifica per porte in PVC può essere regolata nelle 3 direzioni X, Y, Z, cioè laterale, lo scorrimento rispetto al telaio, la profondità, cioè la nostra tenuta sulla guarnizione, che è quello che ci interessa in questo video, e la regolazione in altezza per evitare che la porta sbatta sulla soglia del posta a terra. Di questa regolazione ci occuperemo alla fine, ma vediamo come effettuare per esempio la prima regolazione, cioè quella dello scorrimento orizzontale della porta nel caso in cui la porta non chiuda bene ai lati. Nel frattempo, se vi piacciono i miei video, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Le regolazioni che seguono dovranno ovviamente essere effettuate per tutte e tre le cerniere quasi contemporaneamente. Iniziamo dalla posizione orizzontale. Come riportato nelle istruzioni, allentiamo la vite centrale 1 di 3 giri che blocca il meccanismo di regolazione e andiamo ad agire contemporaneamente e alternativamente sulle viti 3 e 4 per regolare appunto la posizione di scorrimento orizzontale laterale di qualche millimetro ovviamente. Cerchiamo di fare questa regolazione su tutte e tre le cerniere contemporaneamente, verificando che la porta non batta sulla verticale del telaio e quindi ci sia sufficientemente spazio ripartito sia sopra che sotto. Dopodiché la nostra regolazione orizzontale è effettuata e possiamo andare a richiudere la vite centrale per ciascuna delle tre cerniere. Passiamo alla regolazione della posizione Y, cioè di quella della tenuta sulle guarnizioni, ed è quella che più ci interessa in questo video per evitare gli spifferi. Anche qui per tutte e tre le cerniere andiamo ad allentare la vite 1 e andiamo a ruotare le viti 2 e 5 alternativamente per avere più o meno pressione seguendo i riferimenti più o meno presenti sulla cerniera. Fatta questa operazione sia per le viti superiori che inferiori e per tutte e tre le cerniere, andiamo ad effettuare la prova del foglio per verificare la tenuta dal lato della cerniera della porta. A questo punto l'ultima posizione che possiamo regolare è la posizione verticale che agisce sulla vite verticale della cerniera e che consente di regolare l'altezza della porta per evitare che sbatta sulla soglia. Rimuoviamo tutti i coperchi posti sulle tre cerniere e andiamo con una chiave idonea a girare il bullone interno, esagonale nel mio caso, per alzare la porta se giriamo in senso orario o abbassare in senso antiorario. Una volta verificato che la porta non sbatte più sulla soglia, la nostra regolazione è effettuata per tutte e tre le cerniere. Verifichiamo ovviamente anche che ci sia la regolare chiusura con il chiavistello. A questo punto possiamo rimettere i nostri tappi coperchi e la nostra porta è finalmente perfettamente regolata anche contro gli spifferi invernali. Bene amici, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio della visione, vi invito ovviamente a mettere like, iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video
e chiaramente vi do appuntamento alla prossima volta.